Wow. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí cocinando para un ejército. Sí. Bueno, pollo. Hay Pollo, cebolla, verdura. ajo, puerro, un poquito de tomate, pollo, carne, chorizo. Bella zuppona, Bella. Quanto deve cuocere adesso? Hasta que esté guisada. Quanto tempo? Hasta que la verdura esté blanda. Tiene pollo, tiene carne, chorizo, verduras de todo tipo. Bello. Picadas. C'è frio, Tengo frio io. Bueno, aquí al calor, con el fuego, hace calor. Oggi ragazzi si cena nel camper di Raffa. Wow. Perché ti sei messo le che mie bello. ciabatte? David, te sientas allí y voy a abrir la mesa. Sì. Yo lo miraba a él cuando abrían las otras cajas, miraba. Questo ragazzi è un poco di goffio. Sono 3 farine di mais, di grano. Trigo y cebada. E si mischia al brodo che sta facendo fuori con tutte le verdure e la carne. Diventerà una come un semolino. Sì, vero? una specie sì, o anche un couscous. Un semolino diventa. Sì. Vero? Cuscús queda granulado, aquí queda È più morbido, è più... Questo che? mojo verde Ah, moco verde. y queso picado. Formaggio di capra, leggero. È un piatto unico, c'è tutto. Wow. Piatto preparato da Raffa, verdure, pollo e assaggiamo. E qui invece c'è il goffio con, abbiamo detto, formaggio di capra e le 3 farine. E il coso verde. Il moco verde. Il E moco il brodo si mischia tutto al brodo di Sì. di questo piatto. È un piatto tipico canario. Complimenti Rafa, bueno, Me gusta. Se llama puchero canario. Sí. Molto buono, ragazzi. Carne y gofio. Applauso. Bravo Allo Raffaele, bravo allo chef. Grazie. Bravo Raffa, grande. Ragazzi, sono le 11, siamo stati bene, mangiato bene, ci ha fatto vedere tante fotografie, tanti video del vulcano. Ricordatevi che Rafael è una di quelle persone che ha perso 6 case. Sono state 3000 le case distrutte, coperte dalla lava. E lui è uno di quelli che ha perso 6 case. E basta. 2 aziende con delle varie case. Vabbè, ce ne andiamo a letto, ci vediamo domani ragazzi, buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti amici, 12:20 abbiamo fatto miliardi di cose come sempre, dovevamo aspettare per spostarci che Davide finisse la sua lezione di inglese, ha finito, adesso scarichiamo tutto e ci spostiamo. Raffaele sta facendo i servizi, anche lui. E poi ci mettiamo dietro di lui, lo seguiamo e saliamo sino a 2500 metri di quota. Buongiorno Rafael. Buen día. ¿Dónde vamos ahora? Explícalo. Al Roque de los Muchachos, el astrofísico, donde está el centro de visitantes astronómico y se puede ver también el Parque Nacional desde arriba de la montaña, en la caldera de Taburiente. A 2400 metros de altura. Bello, Possibile che faccia addirittura 0 gradi di notte, quindi andiamo a stare ancora più al freddo che qui, perché qui stavamo dormendo stanotte con 5 gradi. Sì, vai. No, vai come la prima. Después esto. Pronto? Togliti. Adesso compriamo carne di capra perché Raffa ha detto che si mangia meglio qui che dove l'abbiamo mangiata ieri. Poi compriamo un dolce, un po' di pane e proseguiamo. Dolce si chiama flan? Quesillo. Quesillo. Guardate che bel dolce ragazzi, adesso ci prendiamo 5 porzioni anche noi e le portiamo via. Piacerà a Rita, Ci compriamo anche un bello spezzatino, qui lo chiamano carne con pappa. Spezzatino appunto di vitello con patate, squisito. Abbiamo comprato un sacco di cibo buono ragazzi, un sacco di cibo buono.
forse verso le 2 meno un quarto saremo sui mezzi monti e possiamo mangiare. Rita, siamo pronti. Abbiamo comprato un sacco di roba buona, ma veramente un sacco. In montagna, ragazzi, 1,44 euro. Costa molto, però volevo rifornire perché saliamo molto in quota e mi serve gasolio per il cinesino perché farà freddo. E non vorrei, dopo tutti i salitoni che consuma molto, non averne più. E quindi da 1000, forse 1200, 1300, saliamo a 2400 metri, ragazzi. Tutto curve, il beccone sale alla grande, in terza. Anche quarta potrei mettere, ma poi c'ho questo camperozzo di Raffa davanti. E quindi stiamo così, dietro di lui. È l'una, è tardissimo e noi stiamo ancora salendo. Oggi pranzeremo orario spagnolo totale. Guardate la strada, ragazzi, mostruosa, tutta curvoni in salita, ma pendenza mostruosa. Siamo già sopra le nuvole, ragazzi, e stiamo ancora salendo. Quanto manca, papi, ancora? Molto, 10 km in salita. Ragazzi, che panorami, vediamo l'oceano e le nuvole sono sotto di noi, probabilmente col tramonto e una dronata potremo vedere un mare infuocato, le nuvole saranno bellissime da sopra. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, siamo a 2460 forse. Adesso pranziamo, abbiamo comprato, come avete visto, un sacco di cose buone, quindi spegniamo il motore e si mangia alla grande, ragazzi. Stiamo organizzando, Raffa arriva subito. Abbiamo roba da mangiare per una settimana. Esagerati. Sai che Raffaele è peggio di te. Sì, gli piace. Abbiamo quindi 2 contenitori di paella, uno di carne con patate, lo spezzatino al sugo, uno di insalata patate e pomodori, questo è il secondo di paella. Poi abbiamo patate lesse, si chiamano da noi, e poi abbiamo un contenitore di carne di capra, guardate che buona. Che buona. Ve la faccio vedere da vicino. vicino. La carne di capra è differente dall'altra. Sì, se mira. C'è da comer Raf, un stiamo mes. bene. Stiamo Otra bene. vez juntos. Se abbiamo roba da mangiare, tenemos mucha cosa da comer. Piano Dato, c'hai i pezzi di riso che ti escono anche dalle orecchie. Piano Dato. Salud. Salud, salud, Rafa. Salute. Salud, Rita. Salute. Por los viajes en el mundo. Hai visto? Encontramos la primera vez en el aparcamiento de Los Llanos. Sí, Estamos juntos siempre. sí. ¿Ah? Y después a Tenerife para la fiesta El del carnaval. carnaval. No se pierdan el carnaval de Tenerife. Assolutamente El no. mejor del mundo. Assolutamente no. Ieri in ristorante abbiamo mangiato la carne di capra, l'avete vista, ce l'hanno servita strapiena di sugo e poi era distrutta, era ormai cotta troppo. Guardate qua i pezzettoni giusti, interi, come realmente deve essere. Guardate che buono. Abbiamo pranzato e adesso vi faccio vedere un po' di panorama, ragazzi. Siamo qui perché Raffa, il nostro amico, ha un cugino che organizza con dei Boy Scout, praticamente stanno organizzando un percorso in mezzo a questi monti e portano ragazzi dal Belgio per fargli fare questo tipo di esperienza. E quindi Raffa oggi è salito qui col camper insieme a noi e 5 ragazzi invece sono saliti dalla montagna, stanno studiando appunto questi percorsi. Poi porteranno magari 20 ragazzi, 40 ragazzi, studiando tutto, studiando dove farli dormire, studiando dove farli mangiare e studiano appunto organizzano questo tipo di evento, diciamo. È incredibile questo balcone, vedi tutta l'isola, guardate quanto siamo in alto, circondati dall'oceano. Siamo proprio nella cima più alta della Palma. Stamattina noi eravamo proprio lì giù, si vedono delle antenne che vi ho fatto vedere già anche con il drone, eravamo lì giù.
Ragazzi, vi stavo raccontando e spiegando un po' la storia, e sono tutti Boy Scout della Spagna, vedete, ognuno ha il proprio colore, dell'Alemania, quindi della Germania, e lui invece belga. Siamo dentro il centro visite, come si chiama in spagnolo, è Centro de Visitantes, nell'osservatorio astronomico. Tutti i monitor con tutto quello che filmano loro con apparecchiature molto serie, vedete, sono in cima alla montagna, queste sono delle piccole repliche e questo è quello che vedono. Galassie. Questo, ragazzi, è il vulcano che ha creato tutta l'isola. Guardate che cosa doveva essere. Los Llanos Sì. y El Paso. Immaginatevi questo quando era praticamente esploso, si era aperta una parte della montagna, addirittura ed era scesa giù a valle. Così, come vi ho spiegato, questa era l'isola ed era rotonda. E quando esplose la montagna intera, fece una colonna di 30 km sino al cielo, sino alla stratosfera, e si formò l'isola qui adesso è a punta da questa parte. Infatti, e qui si forma una cordigliera di vulcani, e qui c'è il Cumbre Vieja, che è infatti quello che è eruttato 3 anni fa e dove tante persone hanno perso tutto. La prima generazione delle case qui nell'isola, la seconda, e questa è la terza generazione. Il nonno di Rafael aveva questa casa e avevano anche questa e le hanno perse tutte. Adesso stiamo salendo, come vi ho detto, a vedere il cratere che formò l'isola. Poi noi scendiamo perché poi loro devono rimanere qui, devono fare delle escursioni, non lo so, devono vedere le stelle stanotte, non ho capito neanche bene. Comunque noi scendiamo, andiamo in un altro posto e ci raggiunge Rafael domani mattina. Qua, ragazzi, sempre sentito nominare il telescopio italiano Galileo, guardate che grande. Ragazzi, e questa è la caldera, la bocca del vulcano gigantesco che poi ha creato l'isola, guardate che cratere immenso. E qui su c'è il punto più alto di tutta l'isola. Questo è il punto più alto dell'isola, 2466 se non sbaglio, guardate che montagne e guardate che panorami, ragazzi. Siamo sopra le nuvole, l'oceano tutto intorno, che meraviglia, che bello. Subito una rettifica, ragazzi, non 2466 ma 2426. È praticamente dove c'è quel corvo lì su, quella roccia è la più alta dell'isola. Parco nazionale. Guardate dove siamo, amici. Guardate dove siamo. Wow. Si vede Tenerife, il Teide, la Gomera, e in mezzo alle nuvole qui si vede anche il Hierro. Che montagne vecchie, eh? Milioni di anni devono avere. Ah, ma il pensiero che l'isola in origine fosse tonda e dopo questa maxi eruzione questa montagna esplose, vedete, era tonda e da una parte si è aperta completamente la montagna sino a valle e ha creato l'isola verso il basso.
verso sud. Come si chiama questa parete? La pared de Roberto. Perché? Non lo sapevo. Te lo busco por internet. Sì. Questa l'ha creata chiaramente l'eruzione, quella di cui vi parlo sempre. E non so per quale strano motivo si sono formate le rocce così piatte, da una parte e dall'altra. È stretta, è alta. Questa era tutta la caldera. Siamo dentro la caldera. Sì, una parte. Questa è una parte. Questa è una parte della caldera. Guardate quanto poteva essere grande il vulcano, ragazzi. Cioè questo è una parte del vulcano. En verano. Y en la península, en el interior, un infierno. Sí. En Córdoba, 47, 48. Sevilla, un infierno. La mochila pides un permiso en el centro de visitantes en El Paso para que... Ragazzi, si rientra. Rita, andiamo? Sì. Aiuto! Si scende, ragazzi, almeno dormiamo un pochino più al caldo. E iniziamo a raggiungere Los Tilos. Sono altri boschi nella parte sud dell'isola. E domani mattina Raffa ci raggiunge lì. Pranzeremo insieme. Ragazzi, aggiornamento aspettate, delle 19:14. Mi sto illuminando con la torcia del mio orologio. E non si vede niente uguale. Purtroppo. Comunque, apprezzate quello che dico anche senza vedermi. Non abbiamo più freni. Sì, In parole povere. Perché facendo quei discesoni Si sono squagliati. si sono surriscaldati. Perciò dobbiamo per forza, anche se non sappiamo dove, trovare un posto e dormire. Quest'isola è tutta salite e discese, perciò... per il bus. E dove vado? Non posso tentarmi a fare No. discesoni. Adesso che ci siamo fermati un secondo e mi vedete, chiariamo meglio la situazione. Scendendo dal posto dove siamo andati stamattina, ovvero sopra il punto più alto dell'isola, e poi era tutta una salita ripidissima, perché non c'erano c'è una montagna, quella bisogna attraversare, non si può deviare in nessun altro modo. E di conseguenza c'è stata anche una discesa ripidissima sino a qua, dove i freni poi si sono scoppiati e il piede di papà andava completamente a vuoto. E ci sono ancora tante salite da qua sino a scendere e non possiamo in nessun modo rischiare perché sono molto pendenti. Perciò siamo adesso parcheggiati in un posto per i bus, ma non si può, perciò non so, dobbiamo prendere una decisione. Quindi da dove stava dicendo che sono partiti i freni totalmente come era successo in Grecia. Schiacci il pedale e va totalmente a fondo, proprio non hai più freni. Ho dovuto guidare col freno a mano, marce basse. Domani dovrebbe raffreddarsi tutto, dovrebbero rifunzionare, spero. Così aveva fatto in Grecia. Il giorno dopo rifunzionava tutto. A cena io e Dado, come sempre, quando mangiamo un po' di più, Rita tisanetta. Noi non demordiamo, non si molla, ragazzi, non si molla, mangiamo sempre. Spezzatino che ho comprato stamattina perché non ne abbiamo mangiato. A pranzo abbiamo mangiato la capra e poi abbiamo fagiolini, patate. E Raffa mi ha dato una bottiglia di vino da La Palma, El Nispero. Ha un colore meraviglioso, è proprio un rosa violaceo. Bello asprignolo, mi piace. Ragazzi, ci vediamo domani per raggiungere un altro bosco e ci raggiungerà di nuovo Raffa e pranzeremo insieme. Grande Dado, anche oggi hai partecipato e combattuto. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, sono le... accendo il mio orologio. Sono le 8:02:40 secondi
e siamo già alla guida. Infatti dobbiamo trovare un posto dove io posso andare a correre, perché qua siamo in mezzo alla strada totalmente. E perché ci siamo fermati qua? Perché i freni non funzionavano, ragazzi. Buongiorno a tutti amici. Ci siamo fermati nella prima piazzola disponibile perché siamo arrivati col freno a mano. Freni non funzionavano più, quindi quest'isola è salite e discese tremende, pericolosissimo girare senza freni, pericolosissimo ovunque, ma soprattutto qui. Quindi la prima piazzola mi sono fermato e abbiamo dormito qua. Adesso però ci spostiamo, magari facciamo anche solo 10 minuti, trovo un posto dove fermarci, dove Davide può fare una corsetta e Rita fa colazione. Non ci siamo neanche lavati la faccia, abbiamo fatto colazione e stiamo partendo. Dobbiamo pregare che funzionino i freni perché non li ho ancora neanche provati. Vado, Dado. Vai. Speriamo bene. Quando fai chilometri e chilometri in discesa frenando, questi mezzi sono pesanti, soffre sia l'olio e sia le pastiglie sicuramente, l'impianto in generale. Guardate che strada ragazzi, è passata una macchina, non riuscivamo a passare in due, guardate che stretta, con pendenze mostruose, meno male che mi sono fermato ieri notte. Pericolo di valanghe ovunque, guardate queste reti piene di pietre. Meno male che ieri ce ne siamo andati, mi ha appena scritto Raffa, c'è stato un vento a 60 km/h su in mezzo ai monti, poi 5 gradi, quindi hanno avuto anche molto freddo. Vabbè, loro hanno dormito in 6 dentro il loro camper, dentro il suo camper, quindi ha dormito malissimo, sono stati male e stamattina sono usciti presto per fare un'escursione in quelle montagne e devono rientrare da lui in camper per pranzo, quindi non riesce a raggiungerci qui allo Stilos dove stiamo andando noi. Noi andiamo comunque perché ci sono boschi e delle cascate bellissime da vedere, voglio farvele vedere e ci vediamo prossimamente con Raffaele. 21 minuti e siamo allo Stilos. Per fortuna che ci sono di nuovo i freni, ragazzi, più il freno a mano. Oh mio Dio, tremendo. Speriamo che non si stringa perché qua non risaliamo più. Ma Che miseria. Ma qua giù ci passiamo. aspetta, scendo a vedere. Si va giù a vedere. Oh mio Dio, sto scendendo troppo veloce anch'io. Troppo stretto, troppo stretto. Prima o poi Google ci farà ammazzare o incastrare perché ci ha fatto fare una strada mostruosa. Tutti e tre con la bocca asciutta siamo, Guardate Dado. Anche tu però. Ah, un po' di ansia, certo, come quando guidavo in fuoristrada, ecco, così è che un giorno mi hai chiesto: ma papà, ma paura in fuoristrada? Ti ho detto: beh, a volte ti divertivi, a volte era ansiogeno, come adesso. Avevi ansia? Sì. In fuoristrada era così, peggio anche. Mamma mia ragazzi, camper gigantesco, stradine di montagna ripide con pendenza al 20% e strettissime. Ce l'abbiamo fatta per il momento. E ragazzi, abbiamo appena parlato con un signore del posto che ci ha detto che la strada per andare allo Stilos, dove c'erano le cascate che volevamo visitare,
è chiusa, non ho capito bene perché. Che sono una frana. Una frana ed è... neanche le capre ci arrivano, ragazzi. Guardate ragazzi, dalla pendenza addirittura scende il tappetto. Scende il tappetto. La batteria contro il frigo. È volata l'eco. Tira insieme batteria e Anche la tappetto. batteria è pesante. Pendenze mostruose, anche oggi ce l'abbiamo fatta, ma siamo anche quasi pronti per lasciare l'isola e andare a Tenerife, ragazzi. Dobbiamo ritirare delle lenti di Rita che abbiamo ordinato per gli occhiali che sono tutte graffiate e poi possiamo andare via. Però potrebbe andare a ritirarle anche a Raffa, perché anche lui deve venire a Tenerife per il carnevale e potrebbe portarceli lui. Vamos a ver. Vedremo. Scarpe da trekking, Scarpe da escursione, serie. da trash. Così dopo le discese tremende ci rilassiamo con una bella passeggiata nei boschi. Giusto? Sì, È dato. va bene. È una buona idea. Perché dopo quello stress una passeggiata non è male. Abbiamo fatto una chiacchierata con una ragazza che lavora qui, sono praticamente delle guardie forestali, credo. Molto gentili e ce n'è diversi. La ragazza con la quale ho parlato io e questa ragazza con il cappello mi ha spiegato tutto. C'è una bellissima passeggiata da fare in 2 ore, 1 ora e 1 ora, oppure 1 ora e mezzo e 1 ora e mezzo, o una passeggiata da 2 ore o una passeggiata da 3 ore. Dice che è spettacolare. Abbiamo anche un dépliant con tutte le informazioni, anche tutte le piante che si trovano, quindi fantastico, andiamo a passeggiare. Si parte ragazzi, noi facciamo quella da 1 ora e 1 ora per rientrare, 2 ore totali, non è poco, 2 ore di camminata. Anche perché sono le 10:30, a mezzogiorno e mezzo dovremo essere in camper e va molto bene. Pranziamo all'1. Beh, comunque allora abbiamo detto, dopo l'ansia di quei discesoni, una bella passeggiata rigenerante e rilassante. Il parco natural promette bene, guardate che vegetazione, salite ovunque, non esiste una strada alla palma in piano.